Ciao ragazzi, sono Elissa, sono canadese e oggi parliamo di 5 errori che gli italiani fanno molto, ma molto spesso in inglese. Ma prima di iniziare parliamo di Patreon. Se volete dare un sostegno al mio canale, aiutarmi a fare video in modo più costante, perché è molto difficile in questo periodo, lì potete accedere a tanti contenuti esclusivi, quindi c'è Patreon nella descrizione se siete interessati. Questo video è sponsorizzato da Cake. Mi sento sempre dire da tante persone che non hanno nessuno con cui fare pratica nel parlare una lingua straniera, perciò se non riuscite a trovare un insegnante non potete permettervelo, oppure non trovate qualcuno con cui fare uno scambio linguistico, la cosa migliore che potete fare per esercitarvi è usare un'app come Cake. Cake è un'applicazione per l'apprendimento delle lingue che può aiutarvi a migliorare le vostre capacità in inglese. Ciò che più mi piace di Cake, diversamente da altre app simili, è che viene data molta importanza al modo naturale di come una lingua è realmente parlata. Se quindi avete già una buona padronanza dell'inglese, ma quando lo parlate spesso vi sentite bloccati, vi mancano molte espressioni o semplicemente la vostra pronuncia non è naturale come vorreste, questa potrebbe essere proprio l'app giusta per voi. Potete scegliere se impostare tutto in inglese o nella vostra madrelingua. Io l'ho provato in italiano. La cosa che preferisco è la possibilità di utilizzare dei brevi video. Ogni giorno Cake vi proporrà dei video non più lunghi di 1 minuto che potrete usare per imparare. Non sono i soliti video dove c'è qualcuno che spiega qualcosa, dove si parla in modo artificiale. Vengono estrapolati degli spezzoni da ogni tipo di video, come ad esempio dei programmi TV, concentrando l'attenzione su una parola o una frase specifica. Ci sono i sottotitoli sia in inglese che, nel mio caso, in italiano, e avrete così la sicurezza di capire il loro significato e potrete esercitarvi con la loro pronuncia. È un ottimo modo per migliorare le vostre capacità di ascolto ed è esattamente quello che suggerisco sempre di fare ai miei studenti, in un modo o nell'altro, e Cake vi permette di farlo con estrema semplicità. Alla fine di ogni video la parola o la frase viene ripetuta 3 volte per farvela memorizzare bene. Questa funzione è comunque disattivabile se non fa al caso vostro. Avrete anche modo di esercitarvi con la pronuncia ripetendo alcune delle frasi presenti nei video. Aprendo la scheda lezioni trovate le lezioni di inglese più teoriche pensate per aiutarvi ad aumentare la vostra conoscenza dell'inglese. Queste lezioni risulteranno molto utili se preferite un approccio più strutturato ad un approccio naturale. La scheda Speak è invece la sezione dove vi potete concentrare esclusivamente sulla pronuncia. Dico sempre che la pronuncia è la cosa che preferisco insegnare maggiormente, perché è molto più importante di quanto la gente creda, specialmente per l'inglese. Infine abbiamo la scheda Ripasso, che vi permette di rivedere tutti gli aspetti con cui avete avuto difficoltà. Cake infatti si adatta automaticamente ai vostri errori e alle vostre incertezze, aiutandovi a superarli. Fatela diventare un'abitudine e usatela spesso, perché lavorare sui vostri errori finché sono freschi è il modo migliore per correggerli e per non farli più. Usando Cake ogni giorno riuscirete a migliorare molto velocemente se sarete costanti. Cake è gratuita, vi offre materiale a sufficienza per ottenere importanti miglioramenti con il vostro inglese, ma se desiderate avere accesso a tutti i contenuti che questa app offre, c'è anche una versione a pagamento. Adesso torniamo al video. Il primo errore è un errore che sento molto spesso e questo errore è usare male la parola invece. Per capire come correggere questa cosa dovete rendervi conto di perché lo usate in italiano. Allora, per esempio, in italiano se vogliamo dire io invece ho fame o io invece sì, non funziona così in inglese, non si può dire, perché io sento molto spesso che gli italiani dicono I instead am hungry, I am hungry instead I am hungry. Comunque sono tutti sbagliati, non è possibile usare instead in questo modo. Purtroppo in inglese non abbiamo una parola che possiamo usare per sostituire questa cosa, perché invece in inglese praticamente è come dire invece di, usiamo la parola instead, però non in questo contesto. In questo contesto stiamo cercando di enfatizzare qualcosa, stiamo cercando di enfatizzare il fatto che io sto facendo il contrario di te, per esempio. Quindi diciamo invece, però dato che instead vuol dire invece di, quasi sempre, non si può usare. Quindi il modo per correggere questa cosa è enfatizzare in un altro modo e molto spesso in inglese facciamo questa cosa con il tono della voce. Per esempio, hai fame? Veramente no. Io sì invece. In inglese, are you hungry? Not really.
Well, I am. Avete notato come ho enfatizzato sulla parola I am, well, I am? Se usate la voce in questo modo è il modo migliore, perché questa è una cosa che potete fare sempre. È chiaro che in certi contesti ci sono altre parole che potete usare. Per esempio, si può usare on the contrary, on the other hand in certi contesti, però sono un po' formali, quindi non è il massimo, diciamo. Il secondo errore. Dire, per esempio, eravamo in 4. In inglese questa cosa, come potete immaginare, non esiste. Spesso gli italiani cercano di dire una cosa tipo we were in 4 oppure we were 4 per dire questa cosa, però purtroppo ragazzi non esiste. Se voi dite we were 4 vuol dire avevamo 4 anni, we were 4 years old vuol dire, quindi per questo non funziona. Lo diciamo in un altro modo, praticamente diciamo c'erano 4 di noi, there were 4 of us, there were 4 of us. Il terzo errore, dire non devi andare o cercare di tradurre la frase non devi andare, perché in italiano può avere due significati. Spesso per dire questa cosa gli italiani dicono you don't have to go. Per esempio, non devi andare, you don't have to go. Ok, però quello vuol dire non devi andare per forza, non è necessario. Quindi dovete pensare a esattamente cosa volete dire. Se volete dire non è obbligatorio, non devi andare per forza, ok, ci sta. Però molto spesso quando volete dire questa cosa invece dovete dire you shouldn't go oppure don't go. Anche più comune, don't go. Non devi andare, non devi far così, un ordine, don't go. Quindi se volete dire non devi andare e potete anche dire non andare e usare l'imperativo, diciamo, allora dovete dire don't go. Invece, se volete dire una cosa tipo non dovresti, tipo secondo me non è ideale se fai questa cosa, secondo queste regole non dovete fare questa cosa, ok, allora potete dire you shouldn't go. Per esempio, il veterinario ha detto che non dobbiamo dare questo cibo al nostro gatto. Non si può dire you don't have to in questo caso, dobbiamo dire the vet said that we shouldn't give our cat this food. Should vuol dire che praticamente qualcun altro dice che io devo fare questa cosa, oppure è ideale fare questa cosa. Vi do un altro esempio. Stavo insegnando e io ho detto che ne pensi? What do you think? E il mio studente ha risposto I don't know, I should think about it. Non è il modo in cui usiamo should di solito. Sarebbe stato molto meglio dire I have to think about it, I need to think about it. Devo pensarci, non dovrei pensarci. I don't know, I should think about it. È un po' strano, quindi questo non è una cosa facile da correggere, perché questi esempi sono cose che è per questo che sbagliate, perché non ci sono, a parte tipo l'altro esempio eravamo in 4, quello è facile perché lo memorizzi e basta, però certi errori non sono così facili da correggere perché dipende dal contesto. Un altro esempio, you should start exercising again. Risposta? You're right, I should do it, perché io so che è ideale per me, per il mio corpo, per la mia salute, è importante fare attività fisica. Il quarto errore, usare il doppio futuro. In italiano abbiamo più libertà con questo concetto. Per esempio, possiamo dire quando arriverò a casa preparerò la cena, futuro. Possiamo dire quando arrivo a casa preparo la cena, presente. In inglese no invece, perché se io dico when I get home, I prepare dinner, non è sbagliato, però vuol dire un'altra cosa, vuol dire che di solito, come abitudine, ogni giorno, in generale, quando torno a casa preparo la cena. Non è una cosa che faccio oggi, che faccio stasera. E non si può dire il doppio futuro, come ho detto, when I'll get home, I'll prepare dinner. E questa frase o questa struttura è una cosa che sento sempre. In questo caso, in inglese, abbiamo solo un'opzione. Dobbiamo dire when I get home, I'll prepare dinner. Quindi iniziamo col presente e finiamo col futuro. Qui potete memorizzare queste parole, perché dopo queste parole non usiamo il futuro, usiamo il presente. E finalmente l'ultimo errore è sbagliare is e it's. Questa è un'altra cosa che chiaramente sento spessissimo, se no non sarebbe stato in questo video. Per esempio, in italiano se voglio dire se lo fai così è più facile, non si dice if you do it like this oppure if you do this is easier, si dice it's easier. Quindi la regola è in inglese ci vuole sempre soggetto. L'albero è bello, ok? The tree is
pretty oppure beautiful. C'è il soggetto, the tree. Se non metto il soggetto in questo modo, devo dire it's. It's beautiful. I like the tree. It's beautiful. C'è una nuova frase, quindi it's beautiful, perché devo ricordarvi che sto parlando dell'albero. Non si può dire is beautiful. Ovviamente questa è una cosa molto comune perché in italiano ci sono non è che ci sono due parole come da noi, nel senso sì, c'è lui è, lei è, però non è una cosa necessaria e poi per it è più complicato. Quindi, if you do it this way, it's easier. Poi ci sono modi per modificare la grammatica della frase e usare is. Doing it like this is easier. Perché abbiamo cambiato un po' le cose. Lì il soggetto c'è. Per esempio, it's a beautiful day today. Non potete dire is a beautiful day today. Potete dire today is a beautiful day. Ok? Quindi dovete un po' abituarvi a questa cosa. Quindi questo è tutto, ragazzi. Fatemi sapere se volete un video su 5 errori che i madrelingua inglesi fanno in italiano, perché io ho dovuto imparare l'italiano e quindi mi ricordo tanti errori che facevo e comunque sbaglio ancora, però proprio quelli più comuni. Quindi fatemi sapere se siete interessati in quello. Grazie ancora a Cake per aver sponsorizzato questo video, è la prima volta che faccio una sponsorizzazione, quindi per me è una cosa fantastica, hanno aiutato a sostenere veramente questo canale. Se volete anche voi dare un sostegno al mio canale potete andare su Patreon, perché lì ci sono tanti contenuti esclusivi, c'è anche un podcast dove leggo un libro che ho scritto io, che non c'è da nessun'altra parte, quindi se volete sentire la mia voce mentre leggo questa cosa e volete leggere allo stesso tempo, c'è su Patreon, ci sono anche tantissime altre cose. Mettete un bel mi piace su questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Grazie di aver guardato questo video, vi voglio tanto bene e ci vediamo nel prossimo video. Ok, ciao!